Ma quanti generi di comicità esistono? Anche tu potresti scoprire a quale genere di comicità sei più propenso, oppure scoprire perché c'è chi predilige un genere piuttosto che un altro. Oggi te ne elencherò una serie che potrebbe tornarti utile. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità, le tecniche e i suoi quesiti. Spesso ci rendiamo conto che tutto quello che studiamo e sperimentiamo ci serve moltissimo anche per la vita di tutti i giorni. Se ti interessa l'argomento e vuoi studiare anche tu con noi, vai sul nostro sito e segui i nostri webinar. Trovi il link qui sotto. Prima di capire quali sono i generi di comicità, ci si deve porre una domanda banale, forse. O forse no. Cioè, cosa provoca la risata? La risata è soggettiva, varia da persona a persona, da paese a paese, e su questo non ci sono dubbi. Ma sembra che la scienza abbia trovato un componente genetico che collega il senso dell'umorismo alla variante del gene 5-HTT-LPR, il gene che regola i livelli dell'ormone della felicità, la serotonina. Ma cosa c'entra la serotonina? Mettiti comodo e te lo spiego tra un secondo. Dalla variante più o meno lunga del gene 5-HTT-LPR dipende lo stato d'animo di benessere. Chi eredita la variante più lunga avrebbe anche un senso dell'umorismo più acuto. Quindi la cosa certa è che geneticamente tutti abbiamo la capacità di ridere e chi dice di non avere il senso dell'humor si sbaglia. C'è solo bisogno di allenarlo e di conoscere. Ma quanti generi di comicità esistono? Svariati. Oggi te ne elencherò una serie. Cominciamo con il genere. Narrativo. È basato sul racconto di una vicenda che potrebbe essere vera del tutto, o in parte, ma che viene appositamente arricchito da elementi comici e per questo si evolve in maniera inaspettata. Un esempio è la comicità di Dario Fo. Fisico. Qui noi giochiamo in casa, è il nostro genere, è il più utilizzato dai comici muti, come i clown. Si basa sulle espressioni facciali e su una serie di tecniche sull'uso del linguaggio del corpo. Slapstick. Forse questo è un termine che non conosci o che forse hai già sentito, ma slapstick è un genere comico che predilige le esagerazioni, reazioni anche assurde, tutto per far divertire il pubblico. Anche questo tipo di comicità è spesso usata dal clown. Una piccola curiosità. Sai che il termine slapstick prende il nome da quello che gli attori della commedia dell'arte chiamavano batacchio? Che era uno strumento per simulare il suono dello schiaffo. Forte, vero? Dark humor o humor nero? Si basa su temi cupi, spesso tratta il tema della morte, si tende a trovare situazioni comiche su argomenti anche angoscianti. Forse l'idea è di ridere su questi temi, per renderli più leggeri? Stand up. Questo è un genere che oggi impazza e devo dire che ci sono alcuni comici di stand-up, soprattutto americani, che sono davvero bravi. Il problema è capirli. Comunque la stand-up comedy consiste nell'esecuzione di un monologo o di un pezzo comico sul palco. Raramente si usano gli oggetti, ma il ritmo è spesso incessante ed è fondamentale per la buona riuscita. Come pure il coinvolgimento del pubblico è d'obbligo, perché lo si ha di fronte, senza barriere e di solito è anche molto vicino. È un genere molto amato tra i più giovani, sicuramente. Di situazione. Nasce dalle situazioni quotidiane, da cui prendono spunto anche le belle commedie di situazione, un genere che in Italia è molto popolare, leggero e di puro intrattenimento. Ironico. È un tipo di comicità dove ciò che si dice o si fa in realtà è in discordanza con ciò che realmente dovrebbe succedere. Saper usare con maestria l'ironia è un'arte, ma attenzione, perché si potrebbe arrivare dritti al sarcasmo, il che effettivamente non è sempre il massimo. Autoironico. Qui è il comico stesso l'oggetto della risata. Gioca sulle sue debolezze o sulle sue fobie. Ti ricorda qualcosa?
Ebbene sì, hai ragione, è proprio la comicità del clown. Ma attenzione a non confondere l'autoironia comica con l'auto-umiliazione. Nella prima c'è consapevolezza, nella seconda c'è necessità di approvazione costante. È diverso. Satirico. Qui andiamo su un campo molto particolare, si trattano temi legati alla condizione sociale, all'attualità politica. Lo scopo è far ridere lasciando che il pubblico rifletta su temi che riguardano aspetti della società. Parodia. Ha a che fare con l'imitazione di un personaggio, di un'opera drammatica o di un film horror, il tutto portato all'eccesso. Molto divertente se pensiamo ad alcuni esempi. Farsesco. Si basa su situazioni improbabili, azioni esagerate e frenetiche. È un'arte antica, molto popolare e anche molto diretta. Caratteristici sono i dialoghi tra i personaggi, al limite della stravaganza. Con la farsa, la risata grassa è assicurata. Tragicomico. Qui si mescola il tragico al comico. Pensa a Forrest Gump. La storia dei tratti drammatici, dolorosi, ma anche comici. Questi due opposti, se mescolati per bene, danno un vero effetto esplosivo. Se ci pensi, sono strettamente legati alla vita. Improvvisazione comica. Avremmo ancora tutto da imparare dai nostri grandi attori della commedia dell'arte. Dico nostri perché è risaputo che la commedia dell'arte è un'invenzione tutta italiana e poi esportata in tutto il mondo. Ebbene, mi sento dire che la loro tecnica di improvvisazione è la base che ciascun attore dovrebbe conoscere. Certo, è chiaro, quest'arte è scomparsa secoli fa, ma rimane un gran bagaglio di cui non se ne può fare a meno, se si vuole fare comicità improvvisando. Oggi la tecnica dell'improvvisazione è tornata di gran moda nei teatri, con un'altra veste. Non c'è niente di pianificato, nessuna sceneggiatura, bisogna solo saper usare l'abilità e il grande senso dell'umore. Sebbene non ridiamo tutti allo stesso modo o sulle stesse cose, è indiscutibile il fatto che la comicità è ovunque, è nel teatro, nel cinema, nella letteratura e c'è sempre stata. E sempre ci sarà. Cambiano i tempi, cambiano le dinamiche, ma ci sarà sempre un comico compreso o incompreso, famoso o sconosciuto, parlante o muto, perché l'uomo ne ha bisogno. Migliorare il senso dell'humor serve un po' a tutti, serve per lavoro o per vedere meglio il lato divertente della vita. Spero che il video ti sia piaciuto, se è così lascia un like e iscriviti al canale. Ciao, al prossimo video.